te proverei a usare la piccozza su quelle rocce laggiù. Posso arrampicarmi? No, niente. No, qui non c'è nessuno. Non sono arrivati fin quassù. Allora risaliamo al bunker! Aspettiamo che passi la tempesta. Va bene! Occhi aperti. Andiamo dentro! Dici sia una buona idea? C'è tempo. Rilassiamoci. Tanto poi ci metteranno a rovistare tra i rocci. Ma che... Cazzo! La pagherai! Una sorta di mortaio con pestello. Veniva utilizzato dagli erboristi. Nel mortaio ci sono piccoli frammenti di ossa. Di animale, spero.
stiamo ancora cercando. Bene, io proverò a trasmettere un SOS da una vecchia antenna radio. Consigli? Devi trovare il terminale di comunicazione. Cerca un mucchio di vecchi pannelli scassati. Ok, vi avviso appena lo trovo. Ehi, sveglia, c'è un'intrusa! Cattoriamola! No! Come è arrivata fin qua? Non costringetemi a farlo! Poi ancora! Fratello! Ho una brutta sensazione. Reyes, ti dico che è un guasto meccanico, non elettrico. Ora, Alex. Forse è proprio un guasto elettrico. Dici? Oh, ciao. Ehi, chi è la pollastra? Oh, carina, eh? E È come? Alicia, Alicia? mia figlia. Oh, 14 anni. Ed è già più sveglia di te. avrà preso dal padre. Non badare a lui. Già. Devo pensare al guasto. Credo sia elettrico. Da suo padre. Buona questa. Ero a largo per una battuta di pesca notturna. Green, è ora di chiudere i boccaporti. Ok, arrivo. Stavo pescando. E a un certo punto vedo spuntare qualcosa dall'acqua. Io gli do una bella testata, così. 9 volte su 10 risolve tutto. Ci ho messo una settimana a riprendermi. Da allora non bevo un goccio. Ci vediamo a cena. Bene, cominciamo a girare? Grazie. Dottor James Whitman, scena 15, Chuck 3. Azione. Adesso afferralo bene e taglia lungo il ventre, così. No, devi... Oh cielo, taglia! 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 tornerà indietro. Sono il dottor James Whitman. Vado a vedere. Un archeologo. Un archeologo di fama mondiale. Sono uno scienziato. James Whitman, Io archeologo le di cose fama le mondiale. esamino, non le tagliuzzo. Sono un pesce, tranquillo. Lo so che è un pesce. Al diavolo questa maledetta TV, al diavolo! Ho studiato per divulgare cultura, Sam, non per fare il cuoco. Senza offesa, Jonah. Il pubblico vuole spettacolo, James. Lo sai. Ci tocca farlo finché non troveremo quel regno perduto. Tienilo da sopra, ok? Dai, in montaggio ti faremo sembrare Gordon Ramsay. Dottor James Whitman, scena 15, Chuck 4, azione! Ora afferralo bene e taglia lungo il ventre. Così. A forza di studiarle ho le mappe stampate in testa. Ma se nel triangolo del drago non troveremo Yamatai... Ricordo quando trovasti quella mappa nello scavo di tuo padre. Finisti a mostrarmela con quel pigiama con i pinguini. Avevo 5 anni, la mia prima scoperta. Hai un grande istinto, piccola. Devi solo fidarti. Mio padre me lo diceva sempre. Non per niente era un uomo istintivo. Nel bene o nel male.
Sarebbe stato orgoglioso di te, Lara. Ci avviciniamo alla tempesta. Non so cosa ci aspetta, ma ce la faremo. Ok, Lara. Nervi saldi. Contano tutti su di te. Ehi! Non puntarmela addosso! Allora io vado, serve qualcosa? No, a posto.
bunker. Seconda guerra mondiale. Giapponese. Oh, è gelida. Nel bene o nel male, ora sono un seguace di padre Mattias. Se dall'isola non si può scappare, tanto vale trovarsi la migliore sistemazione possibile. Lui mi considera il suo primo Solari. Può sembrare pazzo, ma è astuto e pericoloso, sa molte cose sull'isola. Credo sia la nostra unica speranza di andarcene da qui. Mattias pensa al nostro benessere. Abbiamo armi e cibo. Tutto ciò che le tempeste portano a riva diventa nostro e noi decidiamo la sorte dei nuovi naufraghi. Gli oppositori vengono uccisi. Siamo prigionieri e al tempo stesso carcerieri. Quanti erano i nuovi naufraghi? Una ventina, con qualche donna. Padre Mattias ne ha presa una. Per la pro? Forse, lo scopriremo stasera. Piano, attenti! È pieno di carburante. Già. E come? A cosa serviamo? Il generatore dell'antenna. E come facciamo a portarlo su per le scale? Bella domanda. Per ora lasciamolo qui. Più tardi ci faremo aiutare da qualcuno. D'accordo. Andiamo. Qui mi serve aiuto! Sei mia! Non si scappa. Quel vetro sembra fragile. Non puoi scappare, straniera! Ora ti guarderò crepare. Ehi!
Non voglio soffrire. Ti prego, uccidimi. Arriva! La spedizione è giunta alla meta perdendo 2 navi container a causa delle violente tempeste. Abbiamo stabilito un centro di comunicazione tra le vette montuose e avviato la costruzione di una base costiera. I sopralluoghi preliminari indicano diversi possibili punti di scavo. L'isola è molto più vasta di quanto preventivato e sembra avere una storia secolare. Identificare la causa scatenante delle tempeste sarà un compito lungo e laborioso, ma il successo di questa missione ci porterà sicuramente alla vittoria finale sul nemico. Accendere! La pagherai! All'attacco! Padre Mattias ci libererà. Da cosa? Dall'isola.
Mi senti? Eccomi. Il terminale è andato. Merda. Se non c'è un antennista nelle vicinanze, dovrei accedere manualmente al pannello di manutenzione. Ok, si può fare. Sì, prima bisognerà trovarlo. Una volta li installavano molto in alto. Praticamente in cima alle antenne. Un'altra scalata. Benone. «6 settembre 1982. Sono solo. Tutti gli altri sono morti. Meglio così. Li ho guardati dalle scogliere mentre la loro imbarcazione di fortuna era in balia della tempesta. Le nubi sembravano un pugno pronto a infrangersi in acqua per stritolarli senza pietà. Nessuno è sopravvissuto alla furia degli elementi. Ho osservato attentamente, la tempesta è stata improvvisa, isolata e si è placata altrettanto repentinamente. Non era casuale, insomma. Questo è il punto. Sembrava viva, dotata di volontà propria. Non capisco cosa stia succedendo su quest'isola, non ancora. Ma per fuggire dovrò comprendere questi fenomeni. Mi aspetta un lungo, lungo lavoro. Spero che quell'antenna funzioni. Neve. Impossibile.
discipline identificative militari. Non conosco questi kanji. Credo risalgano alla Seconda Guerra Mondiale. «13 ottobre 1990. Ho evitato accuratamente tutti i naufraghi giunti sull'isola nel corso degli anni. E di quelli che ho incontrato non ho avuto pietà. Ma ora ho bisogno di aiuto. Per proseguire le mie ricerche devo avere il pieno controllo dell'isola. Radunerò un manipolo di fedeli seguaci, gente che capisce la necessità di esercitare e mantenere il controllo. Ma soprattutto gente abituata a sporcarsi le mani. La violenza è insita nella natura dell'isola. Io garantirò organizzazione, lavoro, uno scopo per cui vivere. E appena avrò il potere assoluto, scoprirò il vero segreto delle tempeste. Proteggiamo l'antenna, fermiamola a tutti i costi! Forza, voglio fuoco e fiamme! Sotto attacco! È ancora viva! Chiamate l'energumeno! Sotto attacco! Aspetta, da sparare! Fuori dai piedi, lei è mia! Concentrati, Lara. Puoi farcela. Sei via! Sono ancora viva.
conferito ai tiratori di seconda classe dell'esercito imperiale giapponese. Si intravedono dei kanji. Forse un nome?